Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Le vertigini, comunemente chiamate anche capogiri, possono capitare nella vita per svariati motivi, durare pochissimo oppure essere persistenti e di conseguenza anche debilitanti. Durante un attacco di vertigini si ha la sensazione di essere in movimento o che ciò che è attorno a noi si muova senza che ciò accada realmente. Per capire perché ciò accade, in questo video capiamo come funziona il nostro equilibrio e quali sono le diverse cause delle vertigini. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. Le vertigini non sono una malattia ma sono esse stesse un sintomo. Consistono in una sensazione di movimento che può essere rotazione, oscillazione o sbandamento quando in realtà si è perfettamente fermi. Può anche capitare che a sembrare in movimento sia l'ambiente intorno. Per capire perché ciò accade dobbiamo sapere come funziona il nostro equilibrio. Il nostro equilibrio e quindi la percezione della posizione del corpo nello spazio e del suo movimento è affidata ad un sistema che prevede una stazione di rilevamento situata nell'orecchio interno, dei cavi costituiti dal nervo vestibolo cocleare o ottavo nervo cranico e un elaboratore finale delle informazioni costituito da tronco cerebrale e cervelletto. Il sistema di rilevamento nell'orecchio interno è davvero molto interessante e ci aiuta a comprendere perché si verificano alcune delle tipologie più comuni di vertigini. Nell'orecchio interno infatti troviamo la coclea, che è una spirale che ci permette di sentire i suoni, e il sistema vestibolare costituito dal vestibolo e da 3 canali semicircolari che originano e terminano nel vestibolo. Questi 3 canali sono orientati in modo da rilevare la posizione della testa e quindi del corpo nei 3 piani dello spazio. Nei canali si trova un liquido, l'endolinfa, che con gli spostamenti fa muovere le ciglia di alcuni recettori posti alle basi dei canali. È molto importante che tutto il sistema sia in equilibrio e quindi ad esempio che il liquido abbia la giusta pressione e non vi siano all'interno degli otoliti. Gli otoliti sono dei piccoli cristalli che, muovendosi all'interno dei canali semicircolari, possono urtare i recettori del movimento facendo percepire uno spostamento che in realtà non c'è e causando vertigini. Le vertigini però non dipendono solo da problemi dell'orecchio interno, ma possono essere causate da un problema in un punto qualsiasi del percorso di rilevamento, trasporto ed elaborazione del segnale, causando così diverse tipologie di vertigini che si distinguono sostanzialmente in periferiche e centrali. Le vertigini periferiche sono le più comuni e sono causate da alterazioni più o meno gravi del sistema vestibolare e del nervo vestibolare. La vertigine parossistica posizionale si verifica in occasione di cambiamenti di posizione rapida della testa. Dura poco, circa 15-30 secondi, ed è probabilmente dovuta alla presenza di otoliti nei canali semicircolari. La labirintite è un'infezione di natura virale o batterica dell'orecchio interno, detto labirinto, che può scatenare vertigini. In tal caso alle vertigini si possono accompagnare nausea, perdita dell'udito, mal d'orecchio, febbre e nistagmo. Il nistagmo è un movimento rapido degli occhi in una direzione per poi tornare lentamente nella posizione originale. La neuronite vestibolare o neurite è invece un'infiammazione del nervo vestibolare. L'attacco di vertigine dura per molto tempo, anche 7-10 giorni, ed è accompagnato da nausea, vomito e nistagmo. La sindrome di Meniere è una malattia caratterizzata dall'aumento della pressione all'interno del sistema vestibolare. Gli attacchi di vertigine possono durare anche un giorno intero e sono accompagnati da nausea e vomito. Di solito si può avere anche una sensazione di ronzio o un calo dell'udito. Le vertigini centrali invece sono causate da alterazioni a carico del cervelletto e del tronco cerebrale. Alcuni esempi di causa sono i tumori e le metastasi cerebrali, le ischemie transitorie e gli ictus, ma anche la sclerosi multipla. Anche diversi farmaci possono provocare vertigini. In genere questi farmaci possono essere tossici per l'orecchio e la possibilità che ciò accada è riportata nel foglietto illustrativo. Ci sono poi molte altre condizioni che possono provocare vertigini, come gli attacchi di emicrania, gli attacchi di panico e la cervicalgia. Quando si verifica un attacco di vertigini è importante sedersi o sdraiarsi immediatamente e non muovere testa e collo. Se l'episodio è singolo, dura poco e non si associa ad altri sintomi, si può anche aspettare per contattare il medico per
per valutare se si verificano attacchi successivi. Bisogna invece contattare immediatamente il medico se insieme alle vertigini si manifesta forte dolore alla testa o al collo, nausea o vomito, alterazioni della vista o dell'udito, difficoltà a parlare, tachicardia, fame d'aria o svenimento. E ancora se l'attacco di vertigini dura per più di un minuto o se si ripete frequentemente. Abbiamo visto cosa sono le vertigini e quali sono le cause più frequenti. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.